Benvenuti, qua siamo nella camera bianca del CNR ISMN ed è qua che vengono fabbricati i dispositivi, i sensori Fortress e anche altri dispositivi optoelettronici di cui ci occupiamo. La camera bianca è dotata di una glow box lunga circa 10 metri, modulare, che contiene atmosfera inerte di azoto e poche ppm di ossigeno e acqua. Questo permette di lavorare all'interno materiali che sono anche eventualmente sensibili all'ossidazione in aria. Le soluzioni dei materiali innovativi che costituiscono i sensori Fortress vengono preparate qua all'interno tramite solventi e la bilancia analitica. Queste soluzioni possono poi essere depositate in film sottili o con tecniche da laboratorio come il smoother e poi trattate termicamente, oppure possono essere preparate nell'altro locale della Piero che andremo a visitare dopo. Adesso vi lascio curiosare un pochino della nostra esperienza e vi lascio. Eccoci qua, siamo nel locale ISO6 della playroom di CNR ISMN e qua è dove vengono preparati, lavati e preparati i substrati su cui poi vengono fabbricati i multistrati di materiali innovativi che vanno a costituire i sensori Fortress. Qui abbiamo un bagno a ultrasuoni per la pulizia dei sensori e questo è un plasma cleaner in grado di produrre un plasma di ozono per la pulizia profonda dei substrati. Questo invece è il Dr. Blade Coater, che è una tecnica di deposizione per la deposizione di film sottili dalle decine di nanometri fino anche a qualche micron, ma più su a larga area, quindi ci avviciniamo a un livello preindustriale. Con questa tecnica sono stati preparati alcuni degli strati fotoattivi che poi sono andati a costituire i sensori Fortress. Adesso vi lascio curiosare un pochino nel laboratorio e ci vediamo. Buongiorno, benvenuti al laboratorio ENFL TT Lab, dove abbiamo sviluppato l'elettronica di lettura per il progetto Fortress. I sensori del progetto Fortress producono un segnale elettrico caratterizzato da una corrente molto piccola, dell'ordine del picoampere. Questa corrente può essere facilmente misurata con strumentazione di laboratorio come questa, ma per soddisfare i requisiti del progetto occorre sviluppare un'elettronica che sia molto più piccola, compatta, leggera, trasportabile, indossabile eventualmente da un paziente. Per questo motivo abbiamo appunto sviluppato in questo laboratorio un dispositivo elettronico apposito, un primo prototipo costituito da 4 canali di lettura collegati a un microcontrollore che permette di trasmettere i dati tramite protocollo Wi-Fi. In questa postazione abbiamo sviluppato la connettività tra il sensore e l'elettronica tramite il metodo del wire bonding. Vi lascio ora esplorare il nostro laboratorio dove abbiamo tante altre attività in corso. Arrivederci. Buongiorno, alla fine del processo di fabbricazione i sensori Fortress vengono verificati, in particolare la loro risposta ai raggi X attraverso questo tubo radiogeno che si trova dentro questa cabina schermata. Con esso è possibile cambiare l'energia e il radio di dose per verificare la loro risposta in corrente. In particolare, quando gli mandiamo un impulso di raggi X, la corrente del sensore si modifica
e viene letta in questo caso con un'elettronica dedicata oppure con il readout sviluppato dal Concerto Fortress. Buongiorno a tutti. Per monitorare ed acquisire i dati dei sensori di Fortress abbiamo sviluppato un'applicazione desktop in grado di interfacciarsi alla scheda sensori tramite Wi-Fi. L'applicazione permette di pilotare il sistema di iniezione inviando un set di parametri di controllo a discrezione dell'operatore, fornendo soglie di sicurezza in caso di problemi. L'applicazione permette di monitorare in quasi real time l'andamento della dose assorbita istantanea e simulata nel tempo e di mostrare importanti soglie d'allarme, così che l'operatore può intervenire preventivamente in caso di fuorivento. A questo proposito, il requisito fondamentale è il disaccoppiamento totale tra l'applicazione desktop e il sistema di iniezione automatico. Infatti, una volta inviati i parametri di controllo e lanciata la sessione automatica di iniezione, qualora avvenga una caduta di rete, il sistema provvederà automaticamente all'interruzione della sessione di radioterapia. Infine, l'applicazione permette di inviare i dati al centro di calcolo, così da poter effettuare valutazioni ed analisi a posteriore per ogni singolo paziente. Buongiorno e benvenuti nei laboratori dell'area ciclotrone dell'ASL IRCCS di Reggio Emilia, qui dove quotidianamente vengono prodotti e manipolati farmaci radioattivi che vengono poi utilizzati per trattamenti su pazienti oncologici o esami di diagnostica. In questo caso, in questo momento, stiamo conducendo una sessione di misura sui sensori del progetto Fortress. È in corso una fase di misura, come vi dicevo. La sorgente utilizzata è una sorgente di fluoro 18 e questo è il Geiger che insomma tiene sotto controllo i conteggi per l'attività. Fluoro 18 che è un radiofarmaco di grande utilizzo soprattutto per le indagini PET. Vi lascio un po' curiosare in giro nel laboratorio e poi dopo vi aspetto di là per l'ultima applicazione. Buongiorno, siamo nel secondo laboratorio dell'area ciclotrone dell'ASL IRCCS di Reggio Emilia. Stiamo per procedere con una simulazione di una delle possibili applicazioni che vede partecipi i sensori del progetto Fortress. Stiamo per simulare una infusione di farmaco radioattivo, una procedura diffusa nella medicina nucleare. In questo caso sarà una sorgente di fluoro 18, sarà una dose di fluoro 18 che viene utilizzata per la diagnostica. Antonio ha posizionato il sensore del progetto Fortress in prossimità del sito di iniezione per un'eventuale rivelazione di anomalie o di accumulo di farmaco radioattivo, evento da evitare. Il farmaco sta infondendo, inizia la fase di lavaggio di Antonio e se Antonio dà l'ok, sì, esattamente, c'è stato uno stravaso, un evento di stravaso che ha registrato in maniera wireless anche il sensore del progetto Fortress. Dal monitor si può vedere come la curva del ratio di dose abbia registrato un picco e questa è appunto una delle possibili applicazioni alla quale si prestano i sensori del progetto. Gli eventi di stravaso, seppur rari, vanno evitati. La possibilità di avere sensori plastici, piccoli, flessibili e la possibilità di posizionarli in prossimità dei siti di iniezioni per le infusioni di radiofarmaci potrebbe garantire un ulteriore monitoraggio di queste procedure mediche. Adesso vi lasciamo con l'elettronica wireless, con il fantoccio e vi salutiamo.